Buonasera amiche, ben ritrovate sul mio canale, sono sempre io, Gabriella, in arte Briga Bijou. Oggi video in collaborazione con la Cobiz, sarà il video di questo orecchino realizzato al soutache. In questo orecchino ho utilizzato questa perla e questa navette e la monachella della Cobiz. La Cobiz è un e-commerce, un sito molto grande, un negozio online grandissimo di Hong Kong, dove trovate veramente tanti materiali. E niente, vi illustro quello che ho utilizzato io in questo tutorial, poi vi metterò nell'info box i link di questi materiali e anche del negozio online, così potrete andare a curiosare tutti i materiali che hanno nel loro negozio. Sono veramente tantissimi, comprese le rocaille. Io ne ho, non è che ne ho prese, me le hanno regalate perché, ripeto, è una collaborazione, però con i colori in questo caso non c'entravano tanto e quindi ho deciso di utilizzare delle rocaille che già erano in mio possesso. Vi mostro invece i materiali della Cobiz che ho utilizzato. La prima cosa sono queste navette, kit grandissimo, questo è il codice, ve l'ho mostrato nella review, nell'unboxing, paccozzo mega di navette di tantissimi colori da 18x9. Poi invece questa perla, e io ne andrò a prendere delle altre perché le trovo veramente favolose. Ve le mostro da vicino. Sono in vetro, sono veramente bellissime, sono da 12 mm e questo è il codice. Poi ho utilizzato questa monachella in oro che vedete è così molto tonda. Vi serviranno ovviamente delle perle da 4, ho utilizzato delle 8/0 e delle 15/0, oltre ovviamente alle piattine di soutache. Il video in alcuni tratti lo metterò velocizzato per non dilungarci troppo, perché vedete questa prima parte che andiamo a fare è semplicemente un modulo base con la perla centrale e con 2 8/0 di lato, e questa parte sarà fatta poi successivamente con le navette e poi alla fine verrà fatta questa parte in nero, quindi sarà un video abbastanza veloce. Quindi utilizzerò anzi filo della Miyuki e ago della Tulip, e utilizzerò queste 3 colorazioni di piattine che sono di Filincanto. Eccole qui, 3 colori, quello più chiaro, questo colore medio e questo poi scuro. Andiamo subito al dunque. Per prima cosa tagliate 3 pezzetti di piattina, quella più chiara che dovremo utilizzare con la nostra perla da 12. Io li ho tagliati per la perla da 12 da circa una lunghezza di circa 11 cm. Individuate il centro, mi raccomando, guardate il dritto e il rovescio, e cominciate a cucire, perché la perla ovviamente avendo il disegno non dobbiamo cucirla in questo modo, ma io l'ho cucita, la andremo a cucire insieme in quest'altro verso. Quindi cominciate a cucire e a fissare le 3 piattine al centro. Una volta che con qualche punto abbiamo fissato le 3 piattine al centro, prendo la mia perla, la inserisco sul lago e prendo anche una 8/0 e la porto vicino. Vedete che io ho inserito una 8/0 qui per chiudere bene il lavoro. Ovviamente, se trovate più comodo, potete anche cucire prima la prima piattina e poi tutte le altre. Io per comodità, insomma, le cucio tutte e 3 insieme. Ecco qua. Quindi mi porto tutto alla fine del filo,
vedete? Adagio in questo modo e poi vado di lato. Se voi avete difficoltà, mi raccomando, procedete cucendo prima una piattina e poi tutte le altre. Io per velocità vado direttamente con tutte e tre insieme. Ecco, si è incastrato tutto, non vi tirate le piattine dietro. Ecco qui, in questo modo. Non tirate tantissimo perché poi dopo andremo a stringere, ok? Tenete bene le piattine tra le mani e rientrate in tutte e tre, appiattite in questo modo, rientrate nuovamente in tutte e tre le piattine, in questo modo, e andate dall'altro lato. Giratevi il lavoro tra le mani e andiamo di fronte, in questo modo, ok? Quindi vado a chiudere e rientrando nuovamente nelle piattine, tiro un pochino e passo nella 8-0, ovviamente passo nella 8-0. Ora e vado su, ora ovviamente si vedrà il filo, però una volta che avremo fissato il tutto e stretto bene, anche qui sotto, il nostro filo non si vedrà più. Quindi, in questo modo. Ok. Una volta, quindi che siamo ripassate un paio di volte, avanti e indietro che abbiamo fissato da tutti i lati la perlina, inseriamo di lato le 8-0. Quindi, mi raccomando ragazzi, se avete difficoltà, cucite una piattina per volta. Ah, e mi raccomando, una volta che poi taglio i video mi dimentico, dovete cucire anche le piattine qui sul laterale. Quindi io ora vado ad inserire una 8-0 in questo modo, giro le forbici dietro, quindi vado ad inserire la mia 8-0 e faccio come in genere faccio quando inserisco perline o qualsiasi elemento nel modulo base. Quindi vado in questo modo e cucio, prendo le tre piattine e le cucio, entro in tutte e tre le piattine e vado di lato, accosto anche dietro. Ovviamente sul retro la mia perla è abbastanza spessa, quindi mi darà un pochino di fastidio, però noi dopo andiamo a tagliare tutte le piattine in eccesso, quindi cucite da un lato e dall'altro e completate il modulino base, perché dovremo essere precise e fare i tagli piccini, perché poi ci dobbiamo fare tutto questo lavoro sul retro, quindi da un lato e dall'altro. Mhm. Il nostro modulino base è finito, aspetto che faccia un attimino la colla che ho appena messo per fermare dietro e fisso con qualche altro punto tutto intorno. Ora andiamo a mettere dietro alla nostra navette, mettiamolo qui, vado a prendere la navette, ribadisco 9, 18x9 e ho già messo la mia base di Beading Foundation ed ho fatto un taglietto a croce. Allora, il modulino base è finito, mi raccomando ragazze, valutate sempre bene la tensione del filo quando infilate le perle, perché se stringete troppo la perla potrebbe finire in su, vedete, e se invece potrebbe fare il contrario, invece dovete regolarvi con la giusta tensione. Ovviamente io ho cucito tutto il retro, tutte le piattine tutte intorno, e niente, prendiamo a questo punto, mettiamo questo da parte, tagliamo tutto, ecco, prima parte finita, alla fine qui su dovremo soltanto metterci una perla da 4 con 10 rocaille, ecco, 10 rocaille, 15 0, ma è un semplice decorino. Andiamo a tagliare due pezzi di piattina di 15 centimetri. Vedete che io ne utilizzo uno leggermente uno più scuro ed uno più chiaro.
la difficoltà qual è? Che dobbiamo non andare a cucire tutta questa parte e poi andarla ad agganciare qui su. Quindi cominciamo. Io vado a prendere un altro pezzo di piattina perché questo ha un lieve difetto. Mi raccomando, guardate sempre il dritto ed il rovescio, ok? Allora, vedete che qui c'è una piccola puntina, quindi prendo la mia navette, anzi devo prima rifilare un po' la mia beading foundation, scusate, ma sporgeva un pochino troppo. Allora, dicevo, vado a prendere la mia pattina, vedete devo fare una piccola puntina, quindi vado da dietro e spunto al centro della piattina e do qualche piccolo puntino per fare un accenno insomma di fogliolina. Io sto utilizzando il filo della Miyuki color oro, anche perché su ci andrà l'altra piattina, quindi non, insomma, non mi sto a preoccupare più di tanto. Centrate sempre le piattine. Ok, arrivata poi, insomma, facciamo, entriamo, cuciamo un paio di millimetri, insomma, non tantissimo, perché la puntina deve essere accennata. Dopodiché apriamo, anche questo c'ha un lieve difetto, vabbè. Prendiamo la nostra navette e la posizioniamo in questo modo, ok? Ce la sistemiamo, giriamo e cominciamo a cucire. Quindi teniamola tra le mani in questo modo, entro nella piattina ed entro anche nella navette. Procedo in questo modo. Qui non devo stare proprio attentissima alla larghezza dei punti perché ovviamente verrà coperta dall'altra piattina. Mentre nel caso della perla sono andata con più piattine insieme, qua vedete procedo a una piattina per volta perché c'è la beading foundation e quando c'è la beading foundation preferisco veramente procedere così. È una mia abitudine. Poi dopo posso cucirne anche più di una insieme, però la primissima preferisco in questo modo. Non tirate tantissimo, dovete imparare col soutache a fare le giuste io le chiamo le giuste tiratine, vedete, perché si allinei perfettamente la nostra navette con il livello della piattina. Insomma, è una questione di abitudine. Per le prime volte utilizzate piattine forse un po' più larghe che vi facilitano, come quelle che sto utilizzando io. Quelle ovviamente quelle ovviamente da 3 mm possono, o da 2,5, da 2, potresti avere più difficoltà, però con queste qua un po' più spessine da 3,5 non avete nessuna difficoltà che la navette resti bella incastonata. Ok, direi che avete capito. Ok, quindi sono risalita, come vedete, nuovamente entro e prendo la piattina dell'altro colore che ovviamente non ho tagliato, vado a tagliarla. Mi raccomando, guardate sempre il verso delle piattine e facciamo la stessa cosa. Ok, ci posizioniamo in questo modo. Ok, e cerchiamo di fare una puntina che sormonta insomma la puntina che avevamo fatto prima. Quindi ok, scusate la messa a fuoco, fa pena, lo so. Quindi vado in questo modo
tengo un pochino e vado direttamente, se riesco, altrimenti fateli in 2 step, vado dall'altro lato. Ho fatto un puntino piccolo perché qui ovviamente si vedrà all'esterno, quindi ora con questa piattina andate con più cautela. Ecco qua, in questo modo. Poi ovviamente anche queste puntine più accennate, meno accennate, è una questione di abitudine. Anche a me non vengono sempre proprio identiche, ma d'altronde l'artigianato è artigianato, non è perfezione. Quindi fatta la seconda puntina, più o meno ci siamo, e cucite tutto intorno la seconda piattina. Mi raccomando, puntini piccoli fuori e più grandi all'interno. Ovviamente mentre cucite e quindi entrate e uscite per i vari punti, se riuscite a prendere la peeling foundation, tanto di guadagnato. Se non ci dovreste riuscire, comunque già la prima piattina era cucita, quindi il problema non sussiste. Arrivate ovviamente all'estremità, prendete tutti quanti i pezzettini, scusate, non so da dove mi sia uscito, prendete insomma tutte le piattine e, oddio, messa a fuoco orribile, prendete tutte quante le piattine, ho fatto un nodino immenso. Allora prendete tutte quante le piattine, tenetele tra le mani e cucitele insieme, sistematele sempre ben appiattite, schiacciate in questo modo e in questo modo, ok? Devono essere belle unite e mi raccomando centrate sotto alla piattina, stringete perché ora viene il bello. Quindi stringete ben benino, ecco. Ok, perché ora viene la parte divertente, cioè dobbiamo aprire queste 2 piattine ed adagiarle in questo modo, così, perché devono essere cucite all'altro elemento. Ora io vi consiglio, ok, di chiudere qui, di cucire, ecco, lo facciamo insieme. Una volta che avete dato 3-4 puntini, cucite insieme, così uscite al centro, ok, fate un nodino in questo modo, scusate le mie mani sono orribili, lo so, in questo modo, in modo tale che non sfilino, e poi tagliate il filo in eccesso e poi prendete così tra le mani e semplicemente osservate che il vuoto sia uguale. Probabilmente farete più di un tentativo, però pazienza. Se invece avete realmente difficoltà, potete montarvi un bicono da 6 e lo posizionate di lungo per facilitarvi il lavoro, in modo tale che avrete lo stesso spazio da tutte e 2 le parti, perché nel momento in cui qui c'è il vuoto è difficile creare la dimensione del vuoto. Ma se voi vi mettete per esempio un bicono che poi dopo andrete a togliere, lo utilizzerete come un'imbastitura, o una perla, un cipollotto, insomma qui in mezzo, che vi tenga le 2 parti alla debita distanza, e poi lo utilizzerete dall'altro lato. Io ovviamente non lo farò, ma procederò a tentativi.
oppure potete usare, aspettate, rieccomi, scusate, oppure potete prendere degli spillini da sarta, quelli da imbastitura, e vi posizionate. Quindi vi mettete con uno spillino, scusate si era interrotta la registrazione, e così vi regolate. Ovviamente cominciate dal retro, quindi procedete in questo modo, prendete un paio di piattine, ok, del modulo base e andate a cucire. Tanto l'importante è dare il primissimo punto, potete anche stare un po' più larghi nel cucire perché dopo ci dovremo mettere l'altra piattina più scura, quindi insomma potete permettervi di dare qualche puntino un pochino più azzardato. Ovviamente una volta che avete dato i primi due punti potete anche togliere lo spillino e procedere quindi a cucire in questo modo. Sembra difficile, non è facile, ecco, diciamoci la verità, non è facile, ma più che altro perché bisogna farli uguali, ecco, bisogna farli uguali, quindi non è facile, però con un po' di esercizio ci si riesce. Ok, quindi cucite tutto questo lato, quindi in questo modo procedete da questo lato. Poi quando arrivate a questo punto, mi raccomando, controllate che siano allineati, ok? Controllate gli allineamenti. Ops, ecco, controlliamo l'allineamento del telefonino e poi controllate che siano uguali. Insomma, ragazze, ci vuole un po' d'occhio, però ce la si può fare. Quindi vado a cucire. Finito di cucire il primo lato, passiamo con l'altro lato, sempre allo stesso modo, mi raccomando, fate attenzione e cucite tutto intorno. Dimenticavo, io passerò dopo a cucire in queste parti, però quando tirate, insomma, allineate bene le piattine, perché qui devono restare, ovviamente queste due devono restare unite, quindi mi raccomando, insomma, cucite tutte le piattine. Sto finendo di cucire anche quest'altra parte. Le piattine in eccesso qui mi danno fastidio, quindi le vado a tagliare. Poi mettete subito un po' di colla per evitare che insomma si sfilaccino. Quindi vado a cucire e ovviamente, come facciamo sempre in tutti i casi, fissiamo anche con il davanti del nostro elemento base, quello che abbiamo fatto all'inizio, quindi sempre fissiamo le varie parti dell'orecchino tra di loro. Ok, quindi altra parte fatta, ora non ci resta che fare l'ultima, quindi andiamo a prendere le due perle da 4 e io ho utilizzato 2 pezzi di piattina perché la perla, la sporgenza della perla mi dava fastidio. Se questo fosse stato un cabochon piatto avrei potuto utilizzare anche un solo pezzo di piattina e poi fare i 2 ricciolini, ma visto che qui c'è un bello spessore, mettere la piattina qui al centro mi dava fastidio. Quindi andiamo a prendere un pezzetto di piattina, ora vi dirò di quanto. Allora, tagliamo 2 pezzetti di piattina, io li ho tagliati di 7 cm, ma per andare a colpo sicuro, ma secondo me anche 6,5 va bene, mi raccomando, guardate poi sempre il dritto e il rovescio e partite
adagiandoli in questo modo. Dovete cucire tutta questa parte fin qui e poi facciamo il ricciolino con la perla da 4. Comincio quindi col tenere la piattina in questo modo, da dove ho finito di cucire rientro nuovamente ed unisco la nostra terza piattina. Ecco, il filo è finito. Cambio filo. Ok, quindi ridicevo, partiamo da qui, dall'esterno, ed andiamo ad individuare il centro della nostra piattina più scura e questa volta mi raccomando puntini più piccoli perché questa sarà a vista. Bene, mi sono tirata l'orecchino dietro. Questa sarà a vista, quindi dovete essere più precise nel cucire, quindi procedete prendendo le ultime 2 piattine. Insomma, non è che dovete entrare in tutte le piattine che ci sono qui, bastano le ultime 2 o 3 e procedete in questo modo, vedete? Procedete in questo modo fino ad arrivare qui, dove poi andremo a mettere la nostra perla da 4. Arrivate poi a questo punto, dove ci sono le nostre piattine, se non le avete cucite al giro di prima, procedete a cucire adesso. Mi raccomando, puntini piccoli, perché anche qui si potrebbero vedere, insomma, quindi procediamo con cautela e precisione, ok? Portatevi al centro, così, e vi faccio girare la testa, ed ancora così. No, aspettate, non ho centrato bene, ok. Ok, arrivata al centro, cucio un paio di volte e poi vado a prendere la perlina. Una volta che ho preso la mia perlina e l'ho messa in questa posizione, faccio come sempre il mio riccioletto, la contorno e cucio, nulla di più, nulla di meno, e vado un paio di volte avanti e indietro per fissarla, insomma, per bene. Ed ora dobbiamo essere molto precise perché vedete abbiamo pochissimo spazio qui per cucire, quindi fissiamo bene questa parte e fissiamo bene anche con la parte davanti, quindi avanti e indietro tra le piattine. Fate attenzione, centratele sempre, mi raccomando, in questo modo tra le piattine, avanti e indietro, e poi tagliate l'eccesso e poi diamo anche un puntino qui su, per farla stare, insomma, ferma, ok? Quindi vabbè, cucite tutto intorno e tagliate l'eccesso, mi raccomando, taglio e colla. Quello che abbiamo fatto da un lato lo facciamo anche dall'altro. Ok, abbiamo completato anche l'altro lato. Confrontiamo gli orecchini, insomma, per controllare che siano più o meno uguali. Ovviamente identici non potranno mai essere. Ovviamente dobbiamo fare anche sotto a quest'altro il decorino con la perla da 4 e mettere la monachella. Il tutorial è finito, spero che vi piaccia, se sì lasciatemi un like e vi metterò una foto degli orecchini indossato. Ciao, buona creatività a tutte!